Guardatela quanto è bella cremosa. A me piace così, a mo' di pasta. Oddio mio, che bontà. Oggi per gli amanti del mare e per gli amanti della Sardegna farò una ricetta spettacolare. La fregola con lupini e carciofi, che vuol dire fa una bontà vera. Partiamo subito dagli ingredienti. Io qua ho della farina 00 perché devo fare anche un tocco bello, gourmet, no? Faremo i carciofi fritti da mettere sopra. Poi limoni, e aglio, la fregola, ossia la piccola che è quella grande, poi i lupini che sono quelle vongolette che hanno un sapore che non finisce mai, i carciofi, prezzemolo, l'olio sempre quello buono mi raccomando, e pepe nero. Partiamo, siete pronti? Caldi, caldissimi? Dai, andiamo a dare una sciacquata alle vongole, io già l'ho preparate, però andiamo a risciacquare di nuovo. Allora, faccio andare via la sabbia in eccesso, se c'è sabbia in eccesso. Queste già sono depurate. Ecco qua, perfetto. Poi le cominciamo a battere. In che modo si battono? Così. Allora, che succede? Con questo metodo che avviene? Se la vongola ha il lupino, ha un po' di sabbia, si vede sul fondo della ciotola. Quelle che ho battuto e che sono a posto, non sono rotte, le metto qua dentro e continuo così. Vedete? Non c'è sabbia sul fondo, però non ne buttate 40-50 perché poi se vi capita quella piena di sabbia non ci capite più niente qual è quella sporca. Quindi fate una 10 alla volta, le fate una alla volta così fino ad arrivare a 10. Eccole qua le vongole pulite. Adesso ci prepariamo l'aglio. Ma lo sapevate che si possono comprare e acquistare le vongole, quelle pescate in un modo sostenibile? Beh, c'è una targhetta blu che c'è scritto MSC, quindi pesca sostenibile e certificata, che vi certifica proprio questo qua. Perché, raga, stiamo attenti, perché pesca, alla fine ci rimane più niente in questi oceani. Quindi sarebbe opportuno che cominciamo a guardare quei pesci che sono pescati in un modo giusto. Che vuol dire? Che sono pescati quando non stanno in riproduzione, quando la pesca rovina tutti quanti i fondali. Quindi la cosa importante, se vogliamo lasciare qualcosa a Mariuccio e ai vostri figli, è da cominciare a comprare le cose giuste, certificate, che sono state pescate bene. Oggi c'ho l'olio quello della Sicilia, Valle del Belice. È la prima volta, guardate che colore che è, verdissimo, verdissimo. È la prima volta che lo provo, lo proviamo insieme. Accendiamo. Facciamo un po' uscire tutto quanto il gusto dall'aglio, così lo trasmette all'olio e diventa buono, 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 buono. Come sempre gambetti di prezzemolo, qua, zacchete, qua, e incominciano a dar sapore. A proposito, il certificato che dice che la pesca è stata sostenibile è questo qua, guardate qua, MSC, pesca sostenibile certificata. Ci siamo capiti? Mi raccomando. Mettiamo le vongole adesso. L'aglio è bello dorato. Ecco qua. Però a noi oggi serve tanto liquido di cottura. Quindi aggiungo un po' di acqua, così. Così avremo un bel po' di liquido, perché poi dobbiamo cucinare la fregola. Copro col coperchio questo qua e facciamo aprire le vongole. Nel frattempo puliamo i carciofi. Sentite che rumorino? Staccano e scrocchiano freschi freschi con sto freddo, ci credo. Allora, ancora non ci stanno i romaneschi, quelli veri, però ragazzi ci sono tanti carciofi in Italia veramente straordinari. Il violetto, il carciofo sardo, dato che stiamo cucinando oggi la fregola, anzi con i sardi abbiamo un sacco di cose noi romani che condividiamo, il pecorino, l'agnello, i carciofori. Ci andiamo pazzi per questa roba, noi andiamo pazzi per questa roba, insieme ai sardi, guarda. Allora, peliamo bene 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 così, ecco, vedete come, con questo spelucchino curvo, meraviglioso, che usate solo per questo. Non ve lo dico più, non mettete i coltelli nella lavastoviglie, è inutile che comprate i coltelli buoni, poi dopo non tagliano più. Taglio questa parte, così, finale, taglio a metà il carciofo. Allora, poi qua abbiamo la possibilità, c'è un po' di barbetta, togliamo dentro, così. La barbetta che vi crea, sentite sotto i denti qualcosa che non è morbido ed è anche fastidioso, quindi toglietela. Poi noi dobbiamo fare una parte di carciofi che metteremo dentro la fregola e una parte la metteremo solo in superficie. Quindi questa la tagliamo un po' più grossolana, così, vedete? È un po' spessa, vedete? Sono un po' spessi così i carciofi, eccoli qua. E li mettiamo dell'acqua.
Ma perché lo taglio più spesso questo? Perché dato che lo andremo a cuocere, avrà il tempo di cuocersi bene, senza nessun problema durante la cottura della fregola. L'altro invece, andiamo sempre a pulire. Così, sentite che scrocchiamento. Ah, quando sono questo scrocchiamento, ragazzi, di carciofo, impazzisco. Già sento in bocca il gusto. Quando sentite che fa questo rumore, significa che è un carciofo raccolto da poco tempo, quindi ha mantenuto la sua freschezza, la sua croccantezza. Ecco qua, pulisco così piano piano, e questo invece sarà il carciofo che vado a preparare per friggere sottile e renderlo bello croccante. Taglio sempre a metà, così. Levo barbetta anche qua, ecco qui, e questo lo vado a tagliare sottile sottile, così. Guardate, guardate qua, guarda camera uma, devi guardare da questa parte, guarda, guardate così. Sottile, 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 sottile. Se volete non ci riuscite a tagliarlo così sottile, potete farlo con una mandolina. Eccolo qua, vedete? Guardate quanto è sottile. Aggiungo anche qua il limone e metto questi qua sottili sottili qua dentro. Ma intanto sentite il rumore, mi sembra un Marchese Grill, dirindiri, dirindiri. Si sente il rumore delle vongolette che si sono aperte. Vedete ragazzi come si sono aperte bene? E ancora sono belle umide, guardate, vedete? Non le fate troppo asciugare. Sentiamo un po'. Sabbia zero. Se no comincia a sentire crac, 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 crac. Invece sabbia zero. Separo le vongole dal liquido, così poi sono più facili pure da sgusciare e si raffreddano pure prima. Vedete quanto bel liquido di cottura che c'è? Abbondante, abbondante. Adesso verso lentamente il liquido di cottura, così, guardate, così. Vedete c'è pochissimo deposito, guarda camerawoman. Piano piano, piano piano, piano piano. Senti come parlo sottovoce, piano piano, piano piano, piano piano. Zacte, eccolo qua. C'è un bel po' di liquido. Io qua pulisco il poco residuo che c'è. Attenzione a non versare questa sabbia dentro al liquido di cottura. Quindi do una pulita senza insaponare niente. Ho levato tutto. Guarda, guarda, bella pulita, ammazzo. Senza sapone, stiamo proprio in linea con quello che sto facendo. Non inquiniamo niente. Poi, olio, di nuovo. Dragotto, vai. Eccolo qui. Uno spicchietto d'aglio. Così facciamo un altro po' di fondo, riaccendiamo il fuoco. Oh, vedete che succede? Ci sta l'acqua, scolatevi bene 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 bene, così. Adesso è quello che ci piace a noi, gli schizzi ovunque e le donne che si arrabbiano, per dire un'altra parola. Vai, così, vai, bella, tanti carciofi, Questa operazione deve essere velocissima. Olio, sale, saltatevi bene. Così, vedete, l'abbiamo messo in acqua di volo per non farli ossidare. Vedete che sono belli bianchi e devono rimanere belli bianchi, mi raccomando. Così, eccoci qua. Li facciamo appena appena cuocere leggermente. Prendo un pezzo di carta forno, la bagno con l'acqua. Così. Aggiungo anche un po' d'acqua, ecco qui, come si fanno i carciofi alla romana, e poi li facciamo leggermente cuocere fino a quando non si consuma quell'acqua. La carta a che serve? Fa una sorta di campana, di coperchio che non fa evaporare l'acqua e si sviluppa il vapore e continua a cuocere i carciofi, ok? Perché non uso il coperchio? Perché se mette il coperchio è molto più alto, cioè la distanza che c'è tra il carciofo e il coperchio è tanta, sono 4 dita, quindi che succede? Lì si sviluppa l'arietta che ne fa ossidare i carciofi, invece noi i carciofi vogliamo bianchi, come il l'avorio. Qui ho due tipologie di fregola, di grandezza di fregola. Allora, vedete, questa è un po' più piccola e questa è un po' più grossa. Questa è una questione di gusti. Poi ce ne sono tante in commercio. A Roma purtroppo ho trovato soltanto questa marca, ma è una buona marca che fa la buona fregola. Io preferisco quella un po' più piccoletta. Guardate qui, carciofi bianchi come ci siamo detti. Metto la fregola. Metto mezzo pacchetto, questo qua è da 500 grammi. Ma che cos'è la fregola? È acqua e sema di grano duro.
assomiglia un po' leggermente al couscous. La faccio un po' insaporire così, con i carciofi. Tolgo l'aglio, vedete? L'aglio via. E adesso che famo? Adesso incomincio ad aggiungere il liquido di cottura delle vongole. E poi a coprire l'acqua, un'acqua normale, perché se mettiamo soltanto il liquido di cottura delle vongole, che succede? Quando si va a ristringere quello diventa troppo salato, quindi attenzione, mi raccomando. Ecco qua, do una piccola mescolatina, così, e cerco di coprire tutta quanta la fregola, perché sennò abbiamo una cottura diversa, una è un po' più duretta, scrocchiarella, l'altra invece è tutta quanta moscia, quindi dobbiamo avere tutta la stessa cottura. Abbiamo 8 minuti di tempo dal momento in cui spicca il bollore. Comincia a sgusciare le vongole sgusciate mettete dentro il liquido di cottura, così rimangono belle bagnate, ok? E non si asciugano, così, perfetto. E adesso chiamate tutti a casa, perché poi ci stanno quelli là che vengono soltanto a assaggiare, a mangiare, e si mangiano pure le vongole già sgusciate. Chiamate tutti e mettete tutti a pulire le vongole, a sgusciare le vongole, ok? Non si beve oggi, ma che ho fatto di male al mondo? Allora, prendiamo un bel bicchiere, bicchiere ghiacciato. Oggi me la fa una birretta, oggi abbiamo Costanza di Birra Flea. Questa è una tra le mie preferite, è una birra che so bere tutti i giorni, ma sta schiuma che è così, ma mi fa i baffi. La birra è sempre buona, che bontà. La cosa bella è quando mangi queste vongole e pensi che nessuno ha rovinato il mare con queste vongole, perché sono state pescate bene, con una pesca sostenibile. Ti senti a posto la coscienza, non hai rovinato niente, né il mare e né tantomeno i pesci, e né tantomeno lascerai senza pesce la prossima generazione. Che volete di più? Ci vuole poco, no? Come stiamo comprando biologico, come compriamo tante volte su quelle aziende che controllano tutta la filiera, si può comprare il pesce certificato. Controlliamo la fregola, vedete già? Perché ho detto a me piace piccolo, perché tanto poi assorbendo il liquido diventa pure questa grossa, pensa quale poi diventa così grossa. Assaggiamo un po' com'è, sì, è quasi pronta. Ci manca poco, eh? Allora, aggiungo altro liquido di cottura, bello. E adesso friggiamo, quindi li metto belli bagnati nella farina, vedete che la farina deve aderire. Vediamo se l'olio è pronto. Ci siamo. Allora, mettetene pochissimi alla volta, così non rischiamo di abbassare troppo la temperatura dell'olio. Così, vai, così. Questi sono, ragazzi, questo un pezzo di carciofo tira l'altro, tagliati così sottili, sembrano delle patatine fritte, veramente, vanno così. Nel frattempo che sta cuocendo la fregola, che stiamo a friggere i carciofi, con l'altra mano sfogliate il prezzemolo per andarla poi a tritare. Veloci, che il tempo passa e la fregola si cuoce. È buona al dente anche la fregola, è come la pasta, non troppo stracotta, che è troppo molliccia. Oh, ma sapete che soddisfazione? Mi hanno scelto, insieme ad altri 9 chef, di fare un ricettario proprio per la MSC, per la pesca sostenibile e certificata. Oh, rappresento l'Italia, che soddisfazione, non mi pare. Sono onorato di questo. Siamo pronti? Assaggiamo di nuovo la fregola, crea una cremetta proprio, guardate, come se fosse una pasta. Aggiungo un altro po' di liquido. Assaggiamo un po'. Da sturbo. Prezzemolo. Fuoco spento. Goccetto d'olio. Senti che profumo, ragazzi. Mamma mia. Mi ricorda l'estate qua, eh? Ah. 2 vongolette, quelle già sgusciate, guardate che sono belle, vai così, 2 vongolette di quelle col guscio, mamma mia raga, e ci siamo, anche i carciofi sono pronti, lascio scolare e adesso impiattiamo. Guardate quanto è bella cremosa,
Allora, io la faccio così, vedete, guardate, un po' asciuttina, a me piace così, a mo' di pasta. Guardate. Oddio mio, che bontà. Do una piccola battuta sul fondo. Ecco qua, guardate, così. Poi mettiamo i carciofi fritti, così. Ci aggiungiamo un po' di sale sui carciofi fritti, un pizzico di pepe, due vongolette belle così che ci fa ricordare questi lupini meravigliosi, un po' di prezzemolo in questa maniera, vai, e adesso si assaggia. Una bontà vera. La fregola è cotta giusta. Sto sapore del carciofo è fantastico. Queste vongolette, ma che vogliamo di più? Sono buone. Abbiamo rispettato il mare, l'oceano, anzi, siamo a posto alla coscienza. E qua la pancia. Mi raccomando, compriamo il pesce pescato in modo sostenibile. E così siamo tutti a posto. Pure i bambini che verranno dopo. Che bontà. Oh. Mazza. Oh. Guarda qua, guarda qua. Senti un po'. Buonissimo, ci pure i bambini.